Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete già letto dal titolo, questa sarà la mia personale classifica dei migliori album usciti nel 2022. Ci tengo però a fare un paio di premesse prima del video vero e proprio. Il primo è che questa è sì una classifica, ma in realtà gli album saranno poi ordinati in ordine cronologico di uscita, quindi non ci sarà un primo, un secondo, un terzo posto. Sono tutti pari, ecco, sono tutti album che mi sono piaciuti particolarmente quest'anno e che mi hanno colpito per un motivo o per un altro. La seconda premessa che ci tengo a fare è che questa non è una classifica oggettiva, questi non sono i migliori album in assoluto che sono usciti, ma sono semplicemente i miei 10 album preferiti di quest'anno. E ovviamente, essendo che quest'anno, come saprete, sono usciti un sacco di album veramente validi, sia italiani che stranieri, ho pensato a fine video di fare una carrellata di menzioni onorevoli, quindi quegli album che per un motivo o per un altro non sono rientrati in classifica. Non solo perché magari me ne sono piaciuti 10 di più, ma anche perché magari sono degli EP più che degli album e ho pensato di non inserirli. Detto questo, direi di partire con il video. Apriamo questa classifica con gli Schizophrenia, che a distanza di 2 anni, se non erro, dal loro EP di debutto hanno rilasciato questo full length chiamato Recollections of the Insane. Quest'album è estremamente violento ed è quello che mi ha colpito, non solo dal punto di vista musicale, ma anche dal punto di vista dei testi, molto, molto espliciti, con uno scream che è azzeccatissimo per la proposta. Continuiamo questa classifica con gli Immolation e il loro nuovo Act of God. Gli Immolation sono ovviamente una band storica che non ha bisogno di presentazioni e ci ha sempre abituati a dei lavori ottimi, e ovviamente questo Act of God non fa eccezione, proponendoci un death metal che, al contrario di quanto detto per Schizophrenia, tende più a puntare sulle atmosfere che riesce a creare più che sulla violenza in sé, senza dimenticare però ovviamente l'aggressività tipica del death metal. Gli Immolation infatti hanno sempre cercato di andare ad evocare determinate sensazioni, e anche in questo album ci riescono egregiamente. Gli Imperial Triumphant sono stati per me una scoperta di questo 2022. Non si tratta di una band nuova, anzi sono attivi dal 2005 se non erro, ma questo Spirit of Ecstasy mi ha particolarmente colpito più che per la musica in sé, per la produzione particolare, in quanto vi sono alcune parti volutamente clippate, ovvero con un suono che raggiunge la soglia, diciamo, delle frequenze udibili e che quindi va a distorcere quello che è il suono in sé. E questo rende il tutto ancora più apocalittico di quanto dovrebbe essere, regalando delle sensazioni veramente particolari che non ho riscontrato in nessuno degli altri album ascoltati quest'anno. Voglio inserire in questa classifica un progetto italiano chiamato Funeral Fog, che è arrivato al suo secondo full length. Questo album si chiama Waldensankheit, spero di averlo pronunciato bene perché il tedesco non è proprio la mia lingua madre. È veramente fatto bene, è un misto tra un black metal molto norvegese dalle forti tinte atmosferiche e accompagnato da uno scream che ricorda quasi un depressive più che un black metal vero e proprio, con uno scream più cattivo, quindi uno scream molto emotivo ed emozionale che mi ha veramente colpito ed affascinato. Secondo disco italiano in classifica è il nuovo disco degli Uberfall chiamato Dell'Apuania Oscure ed Arcane. Come vi dissi qualche tempo fa, io ho un debole per il loro modo di fare black metal, e questo disco non solo non tradisce le aspettative, ma in realtà è migliore sotto ogni punto di vista del precedente. E quello che più mi colpisce di questo gruppo è il loro modo incredibilmente delicato di unire black metal, doom e sludge. E un'altra cosa è lo scream, che è totalmente distorto, freddo, cattivo ed è veramente inconfondibile. Terzo progetto italiano in classifica è una one man band del quale vi parlai tempo fa in una puntata delle news, ovvero Necrotitus con il suo malinconico suicidio. Ho voluto premiare quest'album sia per i testi che presenta, sia per il suo modo di inglobare, diciamo così, questi testi così profondi e malinconici ad un'atmosfera decadente, depressa, malincolica, melancolica, ed è l'unico album che è riuscito a darmi delle sensazioni così violente. Sempre, non letteralmente, ovviamente sempre in senso malinconico, ma violente, ed è riuscito a darmi queste sensazioni solamente un'altra one man band sempre italiana, che si chiama Vita Odiosa. E oltre a quello, gli unici che sono riusciti a farmi sentire queste sensazioni sono stati proprio i Necrotitus con quest'album.
Anche di Fragment Totenruhe vi avevo parlato in un episodio delle news e vi avevo precisato che non l'avevo ancora ascoltato. L'ho fatto e devo dire che ne sono rimasta innamorata. Ora io non vorrei fare la critica musicale perché non è qualcosa che mi compete fare, però credo che assegnare un 5 a quest'album sia non solo un'ingiustizia ma anche una vera e propria bestemmia, perché parliamo di un black metal senza alcuna sbavatura, potente, evocativo, efficace in ogni sua parte, persino le lyrics che sono veramente bellissime ed efficaci. Non so se è oggettivamente il miglior disco black metal dell'anno, ma sicuramente si attesta nella top 10. Quarto e ultimo disco italiano in classifica sono gli Incantum con il loro nuovo album Strighe. Per me è stata una scoperta quest'anno, infatti questo è stato un anno di scoperte musicali per quanto mi riguarda ed è stata una piacevolissima scoperta. Parliamo di un black metal che potremmo definire experimental / atmospheric black metal, che riprende l'affascinante tema dell'Inquisizione e lo traduce in un black metal dalle forti tinte sperimentali, appunto, con la voce di Tenebra che è assolutamente azzeccata e stregonesca e cattiva al punto giusto. Quest'album, per rimanere in tema, mi ha stregato effettivamente ed è stato secondo me tra gli album più impattanti e con il giusto livello di originalità non solo nel panorama italiano ma nel panorama internazionale. Penultimo disco in classifica parliamo dei Destroyer 66 con il loro nuovo album Never Surrender. Ammetto la mia grossissima lacuna e nonostante i Destroyer siano una band storica a dir poco, per non dire epocale, non li avevo mai ascoltati, ma dopo aver ascoltato quest'album mi è venuta voglia di recuperarmeli tutti, sono assolutamente fantastici. Per quei 4 gatti che come me non avevano mai ascoltato i Destroyer, loro sono una band black thrash metal che prende a piene mani appunto la prima ondata black metal, quindi appunto gruppi come Venom, Bathory, Celtic Frost, eccetera eccetera. Questo lo fanno in maniera magistrale e lo traducono in un metal pesante, aggressivo, potente, incisivo e tutti gli aggettivi che potete trovare belli per quest'album. Credo che questa posizione rappresenti appieno quello che dicevo all'inizio della classifica, ovvero che questa è una classifica personale e voglio inserire e premiare i Nocturnal Departure con Clandestine Theurgy. Questo disco è un concentrato di stereotipi, in realtà è un raw black metal classico, totalmente classico, anche con uno scream abbastanza classico, ma è fatto in maniera talmente magistrale e ritualistica quasi che ho voluto premiarle e inserire in questa classifica perché è veramente stato tra i dischi che mi è piaciuto di più di tutto l'anno. Siamo arrivati quindi alla carrellata delle menzioni onorevoli e partiamo con un gruppo che, anzi con una one man band in realtà, che davvero per poco non è entrato in classifica e non è entrato in classifica semplicemente perché ho voluto premiare Necrotitus, ma in realtà anche il ragazzo in questione ha fatto un lavoro magistrale e parlo di Beyond Melancholy con The Pleasure of Suicide, un altro disco depressive black metal veramente ben fatto. Non ho menzionato prima, ma il depressive è tra i miei sottogeneri preferiti per quanto riguarda il black metal e quest'anno questi due si sono veramente dati battaglia per quanto mi riguarda e alla fine ho voluto premiare Necrotitus più per i testi e per l'atmosfera in sé che per altro, ma in realtà assolutamente Pleasure of Suicide è un disco meraviglioso. Altro disco che per gusti personali, semplicemente per quello non è entrato in classifica, è Sacca Padora dei Yale Theater. E un altro gruppo italiano questo che ha rilasciato quest'album heavy thrash metal veramente fatto divinamente, che purtroppo non ho inserito in classifica semplicemente per gusti personali perché non è tra le mie preferenze di generi, ma in realtà è un disco fatto benissimo che vi consiglio di ascoltare. Altro album da citare è sicuramente The Warlock of Death dei Lucifericon, che non entra in classifica per poco, nel senso semplicemente mi sono piaciuti gli altri 10 che ho inserito di più, ma è un disco black death metal fatto veramente bene, con uno scream incisivo e un lavoro di chitarre magistrale, quindi dateci un ascolto assolutamente. Ultimi 2 progetti che cito, che non entrano in classifica perché sono degli EP, sono entrambi EP di debutto se non erro ed entrambi sono italiani. Il primo che vi cito è Reliquia di Vega, una one woman band che sposa il black metal sperimentale al gothic metal, molto particolare sia per quanto riguarda le tematiche sia per quanto riguarda il suo modo di cantare e di comporre musica. Altro EP che cito è Hell Gates of Hell dell'omonimo gruppo, che per essere un debutto secondo me è spettacolare, non ha una sbavatura, questo EP e dovevo citarvelo per forza.
è un black metal vecchia scuola, grezzo e fatto veramente veramente bene. Sicuramente avrò dimenticato qualche gruppo e qualche album che mi è piaciuto ma che non ho inserito in classifica, però ovviamente i posti sono limitati e ho dovuto comunque fare una scelta. Ma comunque sono usciti quest'anno dei lavori magistrali e faccio i complimenti a tutte le band italiane per gli ottimi lavori che presentati quest'anno. Vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo in un prossimo video. Lead the Fire.